Bistecca alla fiorentina, la regina della cucina toscana. In questo video vi faremo vedere come scegliere la carne ideale, come prepararla alla cottura ed infine come cuocerla alla perfezione. Cucineremo insieme una lombata di chianina di 1,8 kg, spessa circa 6 cm, frollata per 4 settimane, di una tenerezza unica e dal gusto fenomenale. Cominciamo. Per prima cosa parliamo della carne. Nel rispetto della tradizione, per la bistecca alla fiorentina DOC occorre selezionare una chianina, una lombata di chianina. Il taglio deve provenire da un vitellone o da una scottona di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi al momento della macellazione. Osso a T, frollata almeno 2 settimane, 4 è anche meglio, e dal peso minimo di 1,5 kg. E di conseguenza lo spessore sarà di almeno 5 cm o 4 dita. Se la bistecca non è sufficientemente spessa, non si terrà in piedi sull'osso durante la cottura. E come vedremo, la cottura in verticale è fondamentale per una bistecca di queste dimensioni. Per quello che riguarda la cottura, utilizzeremo soltanto un ingrediente: il sale, o meglio i sali. Sale fino e sale grosso. Sale grosso possibilmente a scaglie, come questo qui, il Maldon, un noto sale marino di origine inglese. Ed ora che abbiamo selezionato la bistecca giusta ed abbiamo i nostri ingredienti, è giunto il momento di preparare una brace degna della nostra carne. Prima di tutto selezioniamo una legna dura, quercia o leccio vanno benissimo. La brace dovrà essere bella viva con appena un velo di cenere, ed è proprio per questo che il tizzone viene chiamato cenerello. Fatta la brace, mettiamo la griglia a circa 10 cm dai tizzoni e la lasciamo per qualche minuto prima di mettere la nostra bistecca. La preparazione per la cottura è semplicissima. Pratichiamo dei tagli di circa 1 centimetro di profondità, così da evitare la costrizione durante la cottura. E se uno vuole, può iniziare a salare la bistecca già ora. Ed eccoci pronti a portare la bistecca al rogo. La cottura avverrà in 3 fasi: cottura del lato A, cottura del lato B e cottura in verticale con la bistecca che si appoggia sull'osso. Con una bistecca come la nostra, che è circa 1,7 kg e 1,8 kg, la cottura sarà più o meno 4 minuti per fase. Il tempo naturalmente varia da bistecca a bistecca, non soltanto per differenze di peso, ma anche per differenze di frollatura ed in generale differenze da carne a carne. Sarà l'esperienza e l'occhio a comandare le scelte. Ed ora aggiungiamo a pioggia il sale fino e quindi il sale grosso. Il primo penetra per bene dentro la carne e la sala omogeneamente, mentre il secondo rimarrà più in superficie, migliorando quindi la reazione Maillard tra carboidrati e proteine della carne. In parole povere, il sale grosso è fondamentale per rendere la nostra bistecca bella croccante e con un sapore assolutamente irresistibile. Fatto un lato, passiamo all'altro. Sale fino e sale grosso.
La nostra fiorentina sta venendo proprio bene. E già ora emana degli odori fantastici. Peccato proprio che voi non potete sentirli. Comunque, bando alle ciance e passiamo alla parte finale della nostra cottura. Solleviamo il nostro monolite in verticale e procediamo per altri 4 minuti. Come dicevamo, la cottura in verticale sull'osso è fondamentale. Infatti non è per bellezza che la mettiamo in questo modo, bensì viene messa così per sfruttare l'osso come conduttore di calore. In buona sostanza, l'osso faciliterà la penetrazione del calore all'interno della nostra bistecca. Ecco qui, la fiorentina è quasi pronta. Giro d'olio. Grandinata finale di sale grosso e la tagliamo separando interamente l'osso a T dal filetto e dal controfiletto. Morbidissima. Il coltello entra da solo. Ovviamente non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato, ma questa è la cottura giusta, ovvero bella al sangue. Quello che facciamo ora, prima di servirla, è tagliarla in pezzettoni e ripassarla al fuoco per 20 secondi, 30 secondi al massimo. Un'altra cosa importante da notare, come vedete, quando la tagliamo non esce sangue e questo è un pregio. Segno che la carne era di buona origine, ben frollata ed è stata cotta bene. Ed eccoci qua, la bistecca alla fiorentina, la regina della cucina toscana. Il profumo è paradisiaco. Morbida. Fa venire l'acquolina in bocca. Degustarla è un'esperienza mistica e ve la consiglio vivamente. Soprattutto se l'accompagnate con un'ottima bottiglia di Chianti classico. E buon appetito! Iscriviti per più ricette così dall'Italia ed oltre.